Ti è mai successo di ricevere report pieni di grafici o fogli di calcolo pieni di numeri e non capire quali informazioni fossero davvero utili per il tuo business? Tranquillo, è normale. Succede tutte le volte in cui i dati non sono pensati per raccontare una storia. Ma scopriamo cosa significa. 79 triliardi è la quantità di dati generati nel web nel 2021, valore che si prevede crescerà fino a 180 triliardi nel 2025. Esatto, pensa che nel 2021 ogni minuto nel mondo sono state digitate quasi 6 milioni di ricerche su Google, postate 65.000 foto su Instagram e spesi $280.000 su Amazon. Cosa impariamo da tutto ciò? Beh, che i dati sono ovunque, sono intorno a noi e anzi sono loro i protagonisti di questo nuovo mondo data-driven che si sta formando. Pensa tuttavia che ad oggi meno dello 0,5% di questi big data viene utilizzato concretamente. Soprattutto per chi fa business si tratta di un'enorme opportunità che viene sprecata. Il punto è che sembra facile ma in realtà non è così. Passare infatti dal dato trovato sul web ad un'informazione che sia azionabile e quindi utile e applicabile nel tuo caso specifico non è così scontato. Proprio così. Non a caso ci sono figure specifiche con competenze precise come il data scientist, il data analyst e il data strategist che hanno proprio il compito di raccogliere, interpretare e trasformare i dati in informazioni utili. Già, perché i dati non possono essere presentati solo sotto forma di numeri e fogli di calcolo e nemmeno solo sotto forma di grafici e di slide. Devono essere significativi e comprensibili. Anzi, per essere compresi i dati devono raccontare una storia. Infatti l'arte di rappresentare i dati è anche chiamata data storytelling. Questo termine è spesso associato all'idea della visualizzazione grafica del dato. Tuttavia sappi che non è sufficiente. Infatti anche un bel grafico colorato, se isolato dal contesto, non ti servirà a nulla. Invece data storytelling significa proprio che i dati devono essere raccontati nella giusta sequenza, partendo da un punto di inizio e arrivando alle conclusioni, evidenziando proprio attraverso la narrazione i punti chiave e soprattutto cosa ci hanno insegnato. Pensa ad esempio a un'infografica, un report ben fatto che ti danno quella sensazione di avere davvero compreso l'intero scenario. Infatti il data storytelling è definito proprio come l'insieme di ciò che abbiamo via via citato, l'intersezione tra i dati, la narrazione e la visualizzazione. In questo modo è possibile coinvolgere chi legge grazie appunto a narrazione e visualizzazione, quindi spiegare i dati grazie alla narrazione e infine illuminare, ovvero far venire nuove idee grazie alla visualizzazione dei dati. Può sembrare complesso, tuttavia è sufficiente seguire degli step ben precisi. Il primo, come sempre, è partire dagli obiettivi, ovvero da quali sono le domande a cui si vuole trovare risposta proprio grazie ai dati. L'approccio al dato deve essere come sempre agnostico, ovvero senza avere già in mente una risposta da verificare, ma scoprendo via via cosa i dati ci racconteranno. Questi obiettivi poi devono essere molto chiari anche a chi leggerà i dati, a chi li interpreta, grazie a delle didascalie, grazie a delle guide di lettura. Ma la domanda chiave che ti dovrebbe guidare sempre è: sì, ok, ma cosa mi sta dicendo esattamente questa informazione? Il secondo step è fare attenzione alla prospettiva con cui si stanno guardando i dati. L'errore di molti è quello di rimanere sempre allo stesso livello di dettaglio oppure di saltare da un tema all'altro senza una logica chiara che quindi spiazza chi legge o ascolta i dati e non capisce più nulla. Il metodo migliore è quello di partire da una prospettiva più allargata, inquadrando il contesto di cui si sta parlando con i primi macro dati e quindi andando sempre di più nello specifico, portando alla luce informazioni sempre più di dettaglio. L'esempio che facciamo più spesso è quello della foglia. Infatti, se ti fermi sempre solo ad analizzare la foglia che hai in mano e ti focalizzi sui dettagli, sulle venature, sul suo colore, magari scopri anche che ha una malattia. Però se non consideri il contesto, rischi di perdere di vista l'albero da cui è caduta o ancora peggio di non accorgerti che la foresta intera sta andando a fuoco. Al contrario, devi invece raccogliere e presentare dati proprio partendo dalla visione d'insieme, quindi dalla foresta, e poi via via zoomare fino ai dettagli delle foglie che ti interessano di più. Solo dopo aver definito questi livelli di prospettiva e dopo aver raccolto i dati, a questo punto è il momento di scegliere quali grafici e quali rappresentazioni utilizzare. Ce ne sono moltissime e dipendono dal tipo di dato e da ciò che si vuole trasmettere. Ad esempio, i diagrammi a barre sono indicati quando si vogliono mostrare differenze di risultati
dati, mentre quelli a torta mostrano meglio le quote relative di mercato, ad esempio quote di mercato tra più player. Scegli quindi i grafici nel tempo quando hai a disposizione dei trend, mentre le tabelle comparative possono servirti a presentare dati non strutturati. Ci sono poi le mappe o anche i grafici a bolle. L'importante è che i grafici siano chiari anche a livello di colori e inoltre ancora meglio se sono interattivi, ed è quindi possibile approfondire semplicemente cliccando sui grafici, come ad esempio nei nostri report di market intelligence digitali. Come hai visto, il data storytelling è un po' a metà tra la scienza e l'arte. Pensa che ci sono alcuni esempi di infografiche o rappresentazione dei dati che sono state addirittura definite delle vere e proprie opere d'arte. Tuttavia, anche se ti trovi a realizzare una brochure con dei dati, o quando li devi raccontare attraverso un webinar, o quando devi magari strutturare il report di fine anno agli azionisti, stai anche tu facendo data storytelling. Quindi mi raccomando, non limitarti a una rappresentazione superficiale dei dati, ma prova anche tu a trasformarli in storie comprensibili, ma soprattutto davvero utili. Se ti è piaciuto questo video e vuoi restare sempre aggiornato sul mondo dei big data e del business, allora iscriviti al nostro canale su YouTube, seguici sui nostri social e ricorda: Think Big Data!